Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti anzi in questo nuovo video. Visto che è un nuovo video non potete tornarci, ma arrivarci. Bene, oggi parleremo di coltelli e parleremo in particolar modo di due tipi di chiusure, di blocco lama. E andremo a vedere come mai, come sono state inventate, quali sono le differenze e parliamo dei liner lock e dei frame lock. Andiamo a vedere. Bene, allora iniziamo a parlare del liner lock e del frame lock. Allora, però diciamo che inizialmente, storicamente, i coltelli erano, come vengono chiamati oggi, slip joint, cioè i coltelli classici, il coltello da contadino, il coltello, si apre e a frizione la lama resta aperta. Se noi però lavoriamo e facciamo un leggero sforzo, ecco che la lama potrebbe chiudere e chiudersi sulle dita tagliandocele. E inoltre, a volte, oltre ad avere solo la frizione indotta dal manico quando la lama si apre, è stata fatta in tempi poi più recenti una specie di piccola molla, come vedete in questo caso, vedete, in metallo, che non è una chiusura backlock, attenzione, ma che fa comunque un filino di resistenza quando il coltello ruota. Altrimenti otterremo una apertura come questa, vedete, sempre a frizione. Qui ci sono coltelli tradizionali per cui hanno questo sistema a frizione per aprire e per chiudere. Più semplicemente un coltellino svizzero, anche questo, vedete, si apre e però se io lo uso, eccolo qua, vedete che può tendere a chiudersi. Resta aperto se faccio forza contro il filo della lama, ma se per caso lavoro di punta e si inclina, posso rischiare di farmi un taglietto o un taglione a secondo. Allora, ci sono poi ovviamente i coltelli friction folder, che sono quelli ehm, che io adesso non ne ho neanche uno, ma ve lo faccio vedere, vi faccio un esempio con questo BD4R dell'Estrema Ratio. Sono quelli che hanno una levetta o un piedino intorno alla lama e che quindi vengono tenuti aperti quando si lavorano. Il pollice va sopra, per cui per quanto tenta a chiudersi il pollice farà da stop. Non è il caso di questo coltello che è un liner lock, ma è tanto per capirsi del genere. Non ne ho neanche uno in questo momento, non sono tra i miei preferiti. E a quel punto preferisco un slip joint, scusate, e quindi è meglio. Però perché non fare dei coltelli che ci possano dare una mano? Il primo blocco in assoluto che è nato è il famoso blocco a pompa, o detto backlock, però oggi non ne parliamo, ne parleremo in un prossimo video dove parliamo appunto dei backlock e dei triad lock e tutti quei lock che hanno quel tipo di blocco. Ma era un blocco soprattutto in certe situazioni un po' non dico facinoroso da utilizzare, ma anzi è ambidestro, per cui si può aprirlo con la destra, con la sinistra, eccetera. Ma era un blocco che non ebbe tanto successo perché a volte serve un'apertura, una chiusura rapida dell'utilizzo del nostro chiudibile e quindi non si sapeva come poter risolvere questa situazione. Molti di voi non sanno che il coltello, cioè il sistema liner lock, e finalmente ci arriviamo e poi spieghiamo come funziona, è stato inventato negli anni 90 e quindi
non è una scoperta così antica, è una scoperta piuttosto recente. Intanto questo video serve anche per spiegare un po' a chi si avvicina alla coltelleria, ma anche chi è già dentro la coltelleria, il perché questi termini inglesi, tutta questa terminologia, queste cose da imparare e il perché sono nate e come sono nate determinate soluzioni. Allora, diciamo che liner lock non era proprio una novità in assoluto, in quanto nel 1906 un principio simile era costruito e utilizzato negli Stati Uniti d'America per dei cacciaviti richiudibili. Quindi c'era poi una piccola limetta in metallo che teneva aperta la, chiamiamola lama, del cacciavite. In realtà però il liner lock fu inventato e addirittura brevettato dal coltellinaio americano Mike Walker, che lo brevettò intorno al 1990 e quindi è piuttosto recente, se vogliamo. Siamo nel 2022, quindi 32 anni fa fu inventato questo sistema di blocco di lama, un sistema innovativo perché veloce da inserire, sicuro e soprattutto veloce da disinserire, di più di quello che fino a quel momento erano stati i coltelli con l'unica sicura, oltre allo slip joint, che era la sicura a pompa o punto chiamato back lock. Come funziona il liner lock? Il liner lock funziona perché all'interno del manico, può essere un manico d'osso, di legno, oppure non è detto che la manicatura abbia le famose cartelle in acciaio come siamo abituati oggi, ma soprattutto i coltelli più classici magari hanno un manico anche a pezzo unico in osso, e all'interno viene fissata una lamettina in metallo che fa da molla e una volta che si estrae la lama la limetta va. Questa noi la chiamiamo limetta, ma si può dire questa piastrina metallica, difatti la traduzione potrebbe essere piastrina metallica, liner in inglese. Questa piastrina va a colpire il tallone della lama impedendone la chiusura. Adesso ne vediamo qualche particolare, vi faccio vedere questo coil steel e vedete che la lama all'interno, vediamo se riesco a metterla a fuoco bene, sto cercando di mettere a fuoco, vedete che va a bloccare la lama, è proprio una piastrina in metallo, la quale poi è sufficiente disinserirla in maniera che permetta alla lama di riscorrere e di chiudersi. Di per sé è un'idea semplice ma geniale e vediamo che nel caso dello Spyderco viene utilizzata in questo caso, ed eccolo qua, ed ecco qua il nostro liner lock. Vedete che è proprio una piastrina, in questo caso fissata all'interno del manico, che entra in contatto col tallone della lama impedendone la chiusura. Poi si disinserisce veramente in maniera semplice. Il neo in questo caso è che se voi la aprite e vedete che però per disinserirlo devo essere per forza di mano destra per fare con una mano sola. Se lo utilizzo con la mano sinistra dovrebbe essere un liner lock per mancini, altrimenti non posso disinserirlo con una mano sola, ma devo utilizzare due mani. Vedete? Anzi, vi faccio vedere qualcosa di meglio. Andiamo a prendere questo Fox Hunter.
lo apriamo e vedete come in questo caso però, per esempio, come in altri casi, addirittura il liner lock non è solo una piastrina, ma è quasi come se fosse un frame lock, e arriveremo poi al frame lock appunto da questa soluzione, cioè tutta la cartella interna a un certo punto viene tagliato un pezzo che faccia da lametta e quindi faccia l'effetto del liner lock. Vedete che però è una continuazione della cartella interna, non è come in altre circostanze, forse questo ce lo fa vedere, se no ve ne devo prendere un altro. Non è come in altre circostanze, vedete che qua alla vostra sinistra o alla mia sinistra qua non c'è nessuna cartella, mentre c'è solo il liner lock sulla destra, che però invece che fare solo la mettina prende un po' tutta la superficie e poi così è attaccato il liner lock. Spero che si veda e che si capisca, purtroppo lo vedrò solo in fase di editing. Vedete com'è? È semplice inserirlo, è semplice disinserirlo, no? Anche in questo caso è sufficiente e si autoinserisce automaticamente, e dopodiché basta un dito e il coltello è chiuso. Sto dicendo appunto che ormai assomigliano quasi tutti dei frame lock, nel senso che invece che esserci una singola piastrina attaccata al manico con due rivetti che poi fa questo movimento a molla, abbiamo una piastrina più lunga che fa proprio a un certo punto da cartella sotto, quindi una cartella è dritta e una cartella ha il liner lock che viene fuori, che è lo stesso meccanismo del frame lock. Il frame lock è praticamente la cartella stessa, il manico stesso che diventa liner lock, e questo permette di avere una maggior robustezza del blocco. Vediamo per esempio questo Avispa della Easy e vedete che questo è un liner lock. Vedete che è il manico stesso in metallo, questo è il taglio che gli permette di piegarsi in dentro, di fare da molla e quindi andare a contatto con il tallone. Io spero che sia sempre a fuoco, perché cerco di mettere a fuoco, mi rendo conto che è difficile. Sono sempre migliorati e questo ha permesso ai liner lock di diventare veramente una delle chiusure assieme, il frame lock assieme al liner lock, delle chiusure più amate dagli appassionati, perché permettono un gioco molto veloce di dita, apertura, chiusura, apertura, chiusura. È un giochino che si fa spesso, no? Per gli appassionati di coltello è un anti-stress. E vediamo anche qua il liner lock come si comporta. Vedete anche qua il taglio che permette a una parte, in questo caso di titanio, visto che la guancetta è in titanio, di diventare il blocco lama. Un altro che vi posso far vedere è questo Lion Steel, che addirittura qua il manico è un blocco unico di alluminio e vedete che una parte del manico diventa il nostro frame lock, ossia è come un liner lock, però invece che avere la linguetta all'interno è proprio un pezzo di manico che diventa linguetta, e lo vediamo quando vi faccio vedere quando ingaggia la lama. Eccolo lì che ingaggia la lama. In questo caso poi è stato aggiunto, vedete, un pezzettino in acciaio per impedire che l'alluminio, essendo un pochino più morbido dell'acciaio, si consumasse con il tempo, e se si consuma si può levare grazie a queste due vittine e mettere un altro spessore. Vedrete anche che col tempo, nell'utilizzo di questi sistemi, inizialmente a volte non sono sicuri, nel senso che se voi fate la prova del tavolo tradotta in italiano, cioè battete col dorso della lama, con lo spine, su una tavola di legno, a volte
può il liner lock o il frame lock sganciarsi a causa delle vibrazioni e quindi tende a chiudersi. Questo soprattutto quando è nuovo. Quando è usato dopo qualche anno tenderà a consumarsi quel poco che gli permette di agganciare non, vedete, all'inizio del tallone, ma di andare più internamente. In questo caso diventerà un po' più lungo da sganciare, un po' meno rapido da sganciare per chi ama i giochetti, però più sicuro perché prende una fetta di tallone maggiore. Vedete qua, per esempio qua noi prendiamo una fetta di tallone maggiore. Anche questo frame lock, la parte del manico diventa il blocco lama. Il frame lock ha addirittura avuto ancora più successo negli ultimi anni del liner lock. Sebbene il liner lock, come abbiamo visto anche qua con questo Hunter Pro, ha un successone enorme. Perché? Perché il frame lock è più spesso e più robusto e piace di più agli appassionati perché dà un senso maggiore di robustezza. Il liner lock, soprattutto quelli che fa, ahimè, guardatelo anche qua, quelli che fa, ahimè, la Fox, sono veramente sottili, ma questo forse si vede meno perché buio, col buio si fa fatica a vederlo. Eccolo lì, guardate che sottile. Ovviamente è robustissimo per quello che deve fare, perché ricordiamo che col coltello chiudibile col folder non andrebbe tagliato, bucato, ritagliato, inciso il legno, ma non andrebbero mai fatti i lavori che obblighino la lama a torcersi e a chiudersi. Nel caso però per esempio dell'Hunter Pro e in molti altri coltelli che potete trovare anche di altre marche è stato aggiunto un'ulteriore sicura, cioè oltre al liner lock noi abbiamo una sicura che non è altro che tirando questa levetta, che se riesco vi faccio vedere qua, guardate, vediamo se riesco a farvela vedere, che una volta inserita è qua in fianco proprio, la vedete qua, da questa parte qua, una volta vediamo se riesco così di lato, vedete che si inserisce, una volta inserita impedisce al liner lock di rientrare, vedete che non riesco, e quindi è un'ulteriore sicurezza durante l'utilizzo del coltello che poi voi potete disinserire e quindi far rientrare il liner lock. Questa cosa la vediamo anche per i frame lock con il rotoblock inventato dalla Lionsteel e lo vediamo proprio qua. Vedete che se io giro questa rotellina fa spessore e mi blocca la rientrata del frame lock, per cui mi tiene il frame lock bloccato. Devo di nuovo lascare la rotellina e allora il frame lock mi permette l'apertura e la chiusura. Sono i sistemi più sicuri in assoluto come blocchi lama? Sicuramente no. Sicuramente non lo sono, però al giorno d'oggi hanno raggiunto un grado di sicurezza piuttosto ampio, soprattutto i frame lock, tanto che nei suoi coltelli di massimo sforzo, di massimo lavoro, siano essi tattici che da lavoro, la Zero Tolerance, che è diventata famosa proprio per i suoi prodotti di estrema robustezza, usa il frame lock come tipo di chiusura e non il più, secondo me, sicuro back lock e nemmeno il 3-ad lock, che vabbè ovviamente è di Andrew Danko, che l'ha lasciato in concessione solo di utilizzo solo alla Cold Steel, ma che comunque si potrebbe imitare facendo delle opportune variazioni per non incorrere nelle royalties, come si dice. Bene, io spero di avervi spiegato abbastanza bene questi due tipi di sicura dei coltelli.
Come vi ho detto, il frame lock è diventato veramente una moda addirittura, tanto che oggi molti coltelli di qualità, come questo che costano oltre 300 euro, non sono dotati di chiusure diverse se non che del frame lock. Quasi tutti poi quelli col manico in titanio hanno il frame lock. Perché? Perché è una chiusura più pratica, più semplice, più veloce da disinserire e da inserire e anche da farne la manutenzione. Non c'è bisogno di smontare il coltello per fare la manutenzione come nel back lock o nel triad lock, nel caso vada dentro dello sporco, delle cose che non riusciamo poi a tirar via soffiando dell'aria compressa, perché lo vedete è tutto qua, per cui semplicemente con un cotton fioc si pulisce o con del solvente o dell'olio e si pulisce e noi siamo a posto, non c'è bisogno di fare nessun altro tipo di manutenzione. Ancora diverso è il liner lock perché comunque rimanendo all'interno potrebbe accumulare dello sporco, ma anche qua è sufficiente soffiare un po' d'aria o passare un cotton fioc nella parte più larga e non c'è nessun problema di rimanenza di sporco. Non lavorando, girando su perni o su altre cose, frame lock e liner lock non danno questo problema di potersi incagliare magari nel momento in cui proprio ci servono. A differenza magari del back lock o del triad lock, una cosa io penso non averla mai vista succedere in vita mia, ma so che è successa, in cui della sabbia, dello sporco piuttosto importante abbia poi un pochino fatto degli spessori impedendo un aggancio pulito, uno sgancio pulito del blocco della lama. Bene, per oggi la lezione finisce qua, il video finisce qua. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, mettete il like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, serve a far crescere il canale, a diffondere il video, condividete il video sui vostri social e fatemi sapere cosa ne pensate delle sicure liner lock e frame lock. Più avanti vedremo back lock, triad lock, poi vedremo il compression lock, lo scorpion lock e altri tipi di chiusure, altri tipi di sicure. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!